Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di SeaMagic e lo facciamo attraverso il nuovo Formula FX rilasciato proprio qualche settimana fa dall'azienda cinese. SeaMagic sta espandendo sempre di più il proprio parco periferiche, il proprio parco volanti e gli ultimi arrivati sono proprio l'FX dedicato più che altro alle vetture Formula, il GTC improntato più a una guida GT e il nuovo FX Pro, il primo volante con display lanciato da SeaMagic, un prodotto molto interessante, molto bello dal punto di vista estetico che spero di portarvi presto sul canale. Per questa recensione devo ringraziare i ragazzi di Arc Team, rivenditori ufficiali SeaMagic con assistenza diretta in Italia. Vi lascio il link in descrizione qualora siate interessati a questo nuovo FX o a qualsiasi altro prodotto SeaMagic. Il nuovo FX è un volante Formula caratterizzato da una forma aperta nella regione inferiore che racchiude molte delle caratteristiche richieste dai SimRacer. Abbiamo dei pulsanti retroilluminati, un ottimo comparto controlli, delle nuove impugnature in silicone, dei paddle magnetici e la possibilità di aggiungere le doppie frizioni con bite point regolabile tramite l'ottimo software SimPro Manager. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, il nuovo Formula FX di SeaMagic viene proposto in due differenti varianti: versione classica a €579 con paddle shifter magnetici e versione invece con doppia frizione a €629, entrambe complete di quick release. Entriamo adesso nel vivo della recensione ed andiamo a dare uno sguardo più nel dettaglio a questo nuovo SeaMagic FX. Iniziamo col dare uno sguardo molto veloce al contenuto della confezione del nuovo SeaMagic FX, confezione che come da stile SeaMagic è davvero molto curata. Al suo interno troviamo il manuale utente completo, un set di stickers con il logo SeaMagic per personalizzare il proprio ambiente di gioco, la propria postazione, e due set di stickers. Il primo dedicato alla personalizzazione dei pulsanti, abbiamo degli stickers realizzati in plastica rigida con un logo trasparente al centro proprio per lasciare filtrare la luce, ed un set di stickers invece per personalizzare i rotari, tutti quanti associati ad una pinzetta in plastica proprio per facilitarne l'applicazione. Iniziamo quindi la recensione analizzando le specifiche di fabbrica, i materiali utilizzati e la qualità costruttiva di questo nuovo Formula FX, un volante completamente in alluminio e carbonio con le nuove impugnature in gomma siliconica che ha un diametro complessivo di 290 mm, uno dei diametri, almeno per quanto mi riguarda, più congeniali all'utilizzo sia di vetture GT sia di vetture Formula. Il peso complessivo si attesta intorno ai 1500 grammi, compreso ovviamente di quick release, che è un peso in linea con i competitor anche di fascia più alta. La parte anteriore è caratterizzata da una piastra in carbonio da 5 mm con finitura opaca, piastra che è accoppiata poi posteriormente ad una scocca realizzata invece in alluminio lavorato al CNC. La piastra frontale presenta al centro il logo SeaMagic che può essere retroilluminato e la sua illuminazione è controllata nel dettaglio tramite il nuovo software SimPro Manager. Può essere regolata quindi sia la colorazione, l'intensità luminosa, e oltretutto può essere impostato come controllo per gli RPM, il che significa che il logo andrà a lampeggiare nel momento del cambio marcia. Una funzione davvero molto utile, anche se forse personalmente avrei preferito la classica striscia LED RGB. La piastra frontale integra le nuove impugnature in gomma siliconica, una gomma davvero molto piacevole dal punto di vista del touch and feel perché è quasi vellutata sulla sua superficie e si ha la sensazione di avere un volante intessuto tra le mani. Si sposa davvero molto bene con l'utilizzo senza guanti, tant'è che nella mia prova di circa 20-25 giorni l'ho utilizzato solamente a mani nude. Davvero ottime impugnature anche dal punto di vista anatomico perché sono leggermente più spesse nella parte che accoglie l'indice nella regione posteriore, e soprattutto la consistenza è abbastanza morbida da essere compressa e quindi regala un ottimo feeling, un'ottima comodità anche nelle sessioni molto lunghe. La regione posteriore del nuovo SeaMagic FX è invece caratterizzata da una scocca unibody in alluminio lavorato al CNC con una finitura opaca che segue in maniera perfetta i profili della piastra frontale in carbonio a cui è accoppiato in maniera davvero eccellente. Ottimo il lavoro da questo punto di vista da parte dei ragazzi di SeaMagic. Nella parte inferiore della scocca in alluminio troviamo l'ingresso USB di tipo C, che non è
necessario ovviamente alla connessione del volante, perché tutti i SeaMagic sono connessi mediante un modulo wireless a 2.4 GHz direttamente alla base. Il cavo è necessario solamente per andare a switchare tra le varie frequenze wireless dei volanti. Ammettiamo ad esempio di avere più di un volante SeaMagic, bisogna selezionare delle differenti frequenze in modo tale da far riconoscere poi il volante in maniera automatica la connessione di questo al mozzo. Al centro della scocca troviamo invece il quick release proprietario SeaMagic, a cui ho dedicato un piccolo capitolo all'interno di questa recensione perché non ne avevo mai parlato sul canale ed è un meccanismo davvero molto interessante che secondo me vale la pena analizzare. E lateralmente i due shifter magnetici che sono stati rivisti rispetto ai volanti precedenti, ora con sensori di Hall e dei pad per la riduzione del rumore, ma anche su questo argomento torneremo nel capitolo dedicato. Per quanto riguarda invece l'assemblaggio generale e la qualità costruttiva, è un volante assolutamente robusto che può essere utilizzato tranquillamente anche su basi motore con elevata coppia, un volante che non sfigura da questo punto di vista neanche se confrontato con prodotti di fascia decisamente più alta. L'unica nota da segnalare è una leggera flessione nella parte terminale dell'impugnatura, se queste sono sottoposte ad una torsione che però è innaturale e non riproducibile durante le normali fasi di guida, quindi è da segnalare ma non è assolutamente percepibile e fastidiosa durante un uso normale. Passiamo adesso al reparto controlli davvero molto completo su questo nuovo SeaMagic FX. Abbiamo un totale di 12 pulsanti momentanei, 6 a sinistra e 6 a destra, tutti posizionati nella regione perimetrale vicino alle impugnature, che sono davvero molto semplici da raggiungere. Tutti i pulsanti montano uno switch proprietario brevettato da SeaMagic, caratterizzato da una corsa molto breve, un feedback tattile davvero presente come anche quello uditivo, probabilmente riuscite ad apprezzarlo anche tramite il microfono. La button cover è invece in plastica trasparente e lascia filtrare la luce proveniente dalla retroilluminazione, che può essere personalizzata in maniera davvero minuziosa attraverso il software SimPro Manager. Si può regolare la colorazione, l'intensità luminosa e soprattutto si può far rispondere ogni singolo tasto ad un input telemetrico che deriva direttamente dal simulatore. Si può ad esempio impostare un tasto lampeggiante all'attivazione del DRS, del pit limiter, dell'ABS e del traction control, funzione che ho apprezzato davvero tantissimo perché di solito bisogna passare attraverso software di terze parti, in questo caso invece è tutto implementato in maniera davvero molto funzionale all'interno dell'ottimo SimPro Manager. Il comparto dei pulsanti è arricchito dal sempre ottimo joystick a 7 posizioni, caratterizzato da un pomello in alluminio anodizzato di colore nero, joystick che ha un ottimo feedback tattile e sonoro, davvero molto presenti i click sia durante la rotazione sia nella croce direzionale, bello dal punto di vista estetico perché è centrale, però forse un po' scomodo da raggiungere perché bisogna rimuovere le mani dall'impugnatura. Per un comando di così frequente attivazione avrei preferito sicuramente un posizionamento diverso. Il comparto controlli è poi completato da 7 rotary encoder, 3 rotary frontali e 4 rotary da pollice. Per quanto riguarda quelli frontali, sono caratterizzati da un encoder con un click davvero molto presente e da un pomello in alluminio di generose dimensioni con delle scalamature che ne facilitano la rotazione. Al di sotto abbiamo una retroilluminazione a LED RGB che può essere personalizzata come nel caso dei pulsanti, sia nel colore che nell'intensità luminosa, e può essere assegnata anche una funzione telemetrica, uno stile che ricorda però vagamente quello utilizzato già negli encoder visti su Cube Controls. I 4 rotary da pollice sono posizionati in maniera davvero molto intelligente perché ne abbiamo 2 nella regione superiore dell'impugnatura, sono davvero molto semplici da raggiungere, e 2 invece all'interno del foro superiore, che sono però ben incassati e quindi non danno alcun fastidio durante le normali fasi di guida. I 4 rotary sono caratterizzati da un pomello in alluminio di colore rosso e da un encoder davvero molto buono dal punto di vista dell'attivazione. Ho provato volanti di fascia molto più alta con degli encoder sicuramente più scadenti, quindi questo è un plauso sicuramente ai ragazzi di SeaMagic. Quello laterale ha un click molto corposo, quello superiore invece è leggermente più blando ma comunque si lascia apprezzare.
Diamo adesso uno sguardo più nel dettaglio al Quick Release proprietario SeaMagic, un sistema che la maggior parte di voi conoscerà già molto bene essendo sul mercato da qualche anno. Non avendone però mai parlato all'interno del canale, volevo fare questo piccolo focus sul sistema Quick Release, secondo me migliore in commercio. Un sistema caratterizzato da una costruzione completamente in alluminio. Abbiamo una ghiera di colore rosso che va a scorrere su delle sfere, ne abbiamo 10 in totale, che si vanno poi ad innestare su delle specifiche sedi presenti sul mozzo. Questo meccanismo davvero molto rapido, perché basta avvicinare il volante, premerlo leggermente e si innesta, così come lo sgancio basta premere la ghiera. È davvero molto solido, anche se utilizzato su basi volante con una coppia molto elevata e che non ha alcun tipo di movimento. Davvero da questo punto di vista un ottimo lavoro fatto dagli ingegneri di SeaMagic. Tutti i volanti SeaMagic funzionano in modalità totalmente wireless, quindi senza la presenza di cavi esterni, e questo è possibile mediante un sistema di alimentazione interna che prevede l'utilizzo di 5 pin sia all'interno del Quick Release sia sul mozzo, che vanno ad alimentare dal punto di vista energetico il volante attraverso la base. Nella base, all'interno di un disco in carbonio, è contenuta un'alimentazione che è molto simile ai caricabatteria di induzione moderni, che trasmette l'energia ad una piccola scheda che passa poi all'interno del mozzo e viene trasmessa direttamente al volante. Per quanto riguarda invece la comunicazione dati tra la base e il volante, questa avviene mediante una scheda proprietaria wireless a 2.4 GHz che permette delle funzioni complesse, come ad esempio gli assi analogici e il byte point della doppia frizione, e dà a tutti quanti gli input un timing davvero molto ridotto, praticamente pari a quello di un cavo. Un sistema quindi davvero molto completo, che rende a mio avviso quello di SeaMagic il miglior sistema Quick Release in commercio. Andiamo adesso ad analizzare più nel dettaglio i nuovi shifter magnetici di SeaMagic realizzati in carbonio e alluminio, che hanno dei dettagli che li differenziano rispetto alla precedente versione. Dei paddle shifter che sono costituiti da un corpo completamente in alluminio anodizzato fissato direttamente alla scocca posteriore, mentre la parte mobile è caratterizzata da un'asta che viene fissata sul corpo centrale mediante due viti con due rondelle rosse che riprendono il colore del mozzo in maniera molto elegante, e tramite due rondelle in teflon si va a ridurre il movimento laterale dello shifter, che appare veramente sempre fluido, sempre reattivo e senza la presenza di movimenti laterali indesiderati. Il paddle vero e proprio è invece realizzato in carbonio da 3 mm, ben lavorato lungo tutti i bordi, molto piacevole al tatto, che ha la presenza sulla sua superficie di due asole che permettono delle regolazioni, sia una leggera inclinazione sia verso il basso sia verso l'alto, e lo scorrimento laterale che permette quindi di allontanarle rispetto al mozzo. Dal punto di vista elettronico, questi shifter montano un sensore di Hall che è affogato direttamente all'interno del corpo principale dello shifter e che è attivato tramite un piccolo magnete presente sull'asta. Per quanto riguarda invece il feedback tattile, questo è generato da due magneti al neodimio di differente diametro. Ne abbiamo uno da 12 mm all'interno del corpo principale dello shifter e uno da 8 mm all'interno dell'asta, che danno appunto la sensazione di cambio magnetico. La separazione tra i magneti per lo shifter e i magneti invece dedicati all'attivazione del sensore di Hall permette anche in maniera aftermarket di andare ad aggiungere dei magneti per andare a rendere un pochino più corposa la cambiata. Il meccanismo degli shifter è poi completato dalla presenza di due pad in gomma, uno all'interno del corpo e uno all'interno dell'asta, che permettono di silenziare in maniera veramente molto efficiente questi shifter, pad che possono essere oltretutto rimossi per coloro i quali amano una sensazione un pochino più metallica, un pochino più sonora. Per quanto riguarda invece il feedback che regalano i nuovi shifter di SeaMagic, devo dire che sono dal mio punto di vista molto convincenti. Abbiamo una corsa relativamente corta, una buona forza di attivazione e la silenziosità, che è un plus regalata dai pad in gomma. Una sensazione davvero molto piacevole di fluidità, di efficacia anche nella cambiata, grazie anche ai sensori di Hall. Quindi dal mio punto di vista degli shifter davvero molto convincenti.
Siamo arrivati al termine della recensione e vediamo di tirare le somme su questo nuovo SeaMagic FX, un volante dal mio punto di vista davvero molto centrato, con un'ottima qualità-prezzo, buonissimi materiali, così come l'assemblaggio, fantastico il reparto controller, pulsanti nel punto giusto con un ottimo feeling, rotary anche davvero eccellenti dal punto di vista tattile, quelli sui pollici addirittura superiori a volanti di fascia nettamente superiore. Un ottimo lavoro da questo punto di vista da parte dei ragazzi di SeaMagic. Paddle nella parte posteriore davvero molto efficaci. Purtroppo non ho potuto provare le doppie frizioni, ma ho visto all'interno del software delle caratteristiche davvero molto interessanti che permettono di impostare le doppie frizioni come pulsanti momentanei, come assi separati, quindi per assegnare magari un acceleratore o un freno per i portatori di handicap, oppure su un singolo asse, in modo tale da poter poi regolare in percentuale il bite point. Un software che è la ciliegina sulla torta di un prodotto e di un ecosistema che è sempre in continua crescita, davvero ben eseguito e che ci permette di controllare a 360 gradi tutti i prodotti della SeaMagic. Un prodotto che non posso non consigliare per tutti quanti gli amanti di vetture Formula, ma anche di GT che possiedono una base SeaMagic. Ringrazio ancora i ragazzi di Arc Team, ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.